Ragazzi, buongiorno e buon 2 giugno, festa della Repubblica. Io ho lavorato fino a pochi minuti fa, adesso come vedete mi sono cambiato e sono qui in box perché voglio fare assistenza, voglio fare una verifica dello stato del 1000 righe e ne approfitto anche per cambiare l'olio al cardano. Non ho fatto altro che smontare la ruota che è lì, i 5 bulloni, i 5 viti che tengono la ruota, e ho tolto le 3 viti che tengono il parafango. Adesso andrò a scaricare l'olio che è presente dentro la parte finale terminale della trasmissione, in maniera che una volta che lo apro poi non mi gocciola l'olio per terra. Dopodiché andrò a rimuovere, una volta svuotarlo richiuderò la vite di uscita dell'olio e prendo a svitare queste 2 viti, le due viti della pinza e la vite che tiene il braccio della chiusura del cardano. Non vi porto con me per tutto il giro, altrimenti ci pieghiamo un po', si allunga troppo il video. Vorrei fare un video veloce, snello, dove vi interessano i passaggi principali. Una cosa, prima di svitare il cardano bisogna svitare anche questa, che è la vite che tiene il sensore dell'ABS. Allora ragazzi, ho svitato il tappo di tenuta di uscita dell'olio della coppia conica. Qui gli diamo una pulita perché si possono accumulare degli elementi ferrosi. Adesso aspetterò che finisce di scolarsi, dopodiché richiudo, si chiude a 20 Nm e a quel punto vado a svitare le 2 viti della pinza, che tiene la pinza freno, e questa che tiene chiuso il forcellone posteriore. La pinza freno la aggancerò in qualche maniera qui, in maniera che non mi va a sbattere, e poi apriamo e vediamo lo stato del 1000 righe. Allora, l'apertura del cardano è stata abbastanza semplice. Allora, questo è lo stato di un cardano di 135.000 km. Lo stato è ottimo, adesso è sporco perché c'è il grasso che gli darà una pulita adesso intorno alla cuffia, però lo stato del cardano è assolutamente perfetto. Allora, abbiamo richiuso il cardano all'estremità della cuffia, sia sopra che sotto. Ci ho messo del grasso al litio, lo stesso grasso che ho utilizzato per lubrificare la testina del cardano, dell'ingranaggio della testina del cardano. Tenete conto che la BMW consiglia un grasso che è impronunciabile, strano, non so che cosa, che a parte costare una follia è molto denso. Io, provando questo al litio, dentro non ho trovato nessuna infiltrazione di acqua. Il cardano, la testina dell'ingranaggio del cardano, i leveraggi sono perfetti, non hanno minimo di gioco, non presentano ruggine chissà quanto. Tenete conto che ha 135.000 km. Adesso stringo, questa va a 55 Nm, le 2 dei freni vanno a 24 e poi ricarico l'olio che ho tolto prima. Allora, cardano chiuso, viti strette. Adesso scarico ricarico l'olio dentro alla coppia conica e via. Si fa il cambio dell'olio e poi il cambio del filtro. Il filtro aria già l'ho lavato nei giorni scorsi. Questo è l'olio che metto nella trasmissione di dietro e questi sono i 180 grammi. Adesso prendo e li metto dentro. Stretto a 20 N, stretto sotto pure a 20 N. Possiamo passare a rimontare tutto quanto e poi passiamo al tagliando del motore. Per il tagliando olio, come potrete immaginare, bisognerà svitare questi 5 viti sotto al paracoppa e poi il dado che chiude la coppa dell'olio. Adesso praticamente non resta che allentare il dado dello scarico. Prima lo allento, mi aiuto con la dinamometrica perché questo è stretto a 32 Nm, quindi mi aiuto con la dinamometrica che ha una leva abbastanza importante e poi lo vado ad allentare con le mani. Ok, adesso prendiamo la tanichetta prima che si rovescia tutto. Ok, adesso aspettiamo che scoli. Intanto che scola ci rilassiamo un attimino.
Questo è l'interno del tappo di scolo dell'olio. Guardiamo che non sia, c'è un magnete sul tappo. Perché c'è un magnete? Perché attira gli eventuali residui ferrosi del motore. Quando scoliamo l'olio e quindi abbiamo il tappo tra le mani, diamogli una pulita intorno al magnete se dovesse esserci qualcosa. Dopodiché rimettiamo sul tappo, chiudiamo a 32 N, richiudiamo con il paramotore del paracoppa sotto la moto e iniziamo a smontare il filtro dell'olio. Tra l'altro, intanto che si sta scolando l'olio, vi do alcune informazioni in più. Io l'ultimo tagliando l'ho fatto 12.000 km fa. Io faccio solitamente una volta ogni 12.000 il cambio e non ho fatto mai un rabbocco d'olio. L'olio che avevo messo 12.000 km fa è ancora lì, non consuma, la mia perlomeno, olio zero. Per alcuni lavori è necessaria la dinamometrica. E occhio che la dinamometrica io la riguardo sempre quando la carico, perché se poco sbagliate a caricare il peso potete fare dei grossi danni veramente sulla moto. Adesso l'olio si è scolato, chiudo il tappo, rimetto il paracoppa e passiamo al filtro dell'olio. L'ultima cosa, se fate scaldare il motore della moto qualche minuto prima di scaricare l'olio, è meglio che l'olio caldo esce in maniera più facile dal motore. Per il cambio del filtro io utilizzo una chiave a catena che è molto comoda, si mette intorno al filtro, si gira e si smonta. Metto la vaschettina d'olio qua sotto perché un po' d'olio colerà. Ok, questo è il filtro nuovo. Prima di metterlo su è importante innanzitutto pulire intorno a dove va avvitato. Seconda cosa fondamentale è metterci un goccio d'olio, altrimenti non lo togliete più, o comunque per toglierlo sarà faticoso. Si prende l'olio vecchio, prendo quello esausto. Vi faccio un paio di giri intorno alla guarnizione in maniera che aderisca ma non si attacchi, perché se è gomma a contatto col motore si salderebbe col motore. Ok, a questo punto lo pulisco e lo metto su. Ok, perfetto, si stringe a mano, io però un colpettino con la chiave glielo do sempre, cerco di dargli una pulita in maniera che nei prossimi giorni dopo che la utilizzo vedo se ho dei trafilamenti. Solitamente non ho nulla, però se non pulisco bene tutto l'olio che magari è potuto qualche goccia che poteva rimanere adesso che ho fatto lo scarico dell'olio, il dubbio che possa perdere ce l'ho sempre. Di conseguenza pulisco per bene almeno qui intorno e poi quando la userò vedrò se ho stretto bene o meno. Adesso andiamo a caricare dall'altra parte. Allora, io utilizzo il Bardal 540 che è la gradazione consigliata da BMW. L'XTC Full Sinti è semplicemente fantastico e da quando uso quest'olio è un'altra moto rispetto a quando ne utilizzavo degli altri. Anche quello stesso BMW il cambio non è la stessa cosa rispetto a quello di adesso, e sono al secondo cambio di olio che utilizzo quest'olio e penso di tenerlo vita natural durante perché è decisamente un ottimo prodotto. 5 litri più il filtro l'ho preso su eBay a 52 euro spedito a casa, quindi anche il rapporto qualità prezzo è ottimo. Allora ragazzi, di olio in realtà ne ho messi 3,5 kg, 3,5 kg all'incirca, perché come vedete il livello è quasi pieno, quindi io per adesso lo lascio così. Mi farò tant'è che qui ce n'è ancora, come vedete, con 4 etti abbondanti buoni dei 4 kg. Adesso la prossima volta che utilizzerò la moto mi farò un giro al ritorno l'indomani, perché il controllo l'ho fatto a motore freddo. Verificherò lo stato in cui si trova il livello, se è necessario faccio il rabbocco, ma penso proprio che non servirà. L'olio l'abbiamo messo, adesso non farò altro che collegare il cellulare di Cinzia, perché solo per Android c'è quell'applicazione che si chiama Motoscan al DB-Link, e azzererò il service. Si azzera sia per mese, cioè o a un anno o a 10, 12, 20.000, a seconda di quando lo volete fare. Io metto sempre 12.000 perché ho visto che con 12.000 mi basta l'olio, arrivo tranquillamente ai 12.000, 10.000 forse è un po' troppo presto, quindi la faccio tra i 10 e i 12.000 massimo.
In realtà adesso ero leggermente sotto i 12.000, ma visto che tra poco farò una settimana di ferie e andrò in giro, mi sarei trovato nel mezzo della settimana ad avere problemi col tagliando. Allora mi sono anticipato di circa 400-500 km, quindi sono circa 11.500, e ho fatto il tagliando e adesso sono a posto per altri 12.000 km. Azzero il service e il gioco è fatto. L'ho fatto, come potete vedere c'è la spia service accesa. Adesso tramite questo fantastico ODB Link toglieremo la spia e resetteremo i chilometri dal prossimo service. Ok, qualche minuto e abbiamo tolto la spia service. Adesso il prossimo tagliando sarà quello dei 20.000, o meglio quello tra i 10.000, ma quello un po' più corposo, dove si fa il cambio candele e verifica anche del gioco delle valvole. Lì vi farò un tutorial un po' più giusto per farvi capire il grado di pignoleria che ho, i chilometri della moto, la data e i servizi che gli ho fatto, in maniera che al prossimo tagliando saprò cosa fare. Il video finisce qui, se vi è stato utile fatemelo sapere nei commenti, se vi può servire qualcos'altro ditemelo pure, condividete, mettete like, al prossimo video.